Good morning guys! Tutta Italia è zona rossa causa coronavirus. Come lo siete voi, anch'io sono relegato in casa, quindi bisogna un pochino ingegnarsi. Mi sto portando avanti con il lavoro, sto lavorando a nuovi video, a nuovi format e questo mi piace tantissimo. Però ogni tanto bisogna anche un pochino svagarsi. 5 minuti fa stavo ragionando su cosa poter fare qui a casa. Mi sono detto, ma porca miseria, tu l'anno scorso a ottobre hai comprato un bellissimo modellino di moto custom in legno da costruire. Siamo qui apposta per fare questo. Ho liberato qui lo spazio e portare in scena il mio bellissimo modellino moto custom. Dovete sapere ragazzi che io sono un grandissimo amante di quello che è il mondo Lego, costruzioni, Lego, Meccano, e quando vidi questo modellino su Amazon mi dissi lo voglio comprare perché lo devo assolutamente fare. Poi comunque qui sotto vi metto il link in descrizione di questo modellino di moto. Come vedete ragazzi, fondamentalmente i pezzi sono finiti e molto semplicemente è tutto quanto qui. Una forbice! Non è proprio una forbice però. Perché ci sono due stuzzicadenti? Secondo me pensano che chi lo fa ci metterà così tanto tempo che finirà per mangiare e qualcosa in mezzo ai denti andrà tolto. Tutti i pezzi sono numerati. Fantastico. A prova di scemo. O meglio, a prova di Riccardo. Ancora stuzzicadenti. Elastici. Incerare il componente, sfregare con la cera. Addirittura con la cera. Vabbè, io non ho la cera, quindi non fo con la cera. Va bene. Stuzzicadenti, piegare a metà, tagliare a metà. Ma che stiamo scherzando? Cazzo. Incerare è la colla, credo. Pezzo numero 1, stacca tutto quanto. Va, madonna, ho una paura a staccare sti cosi, ragazzi, perché pigliamo sta cazzo di Vinavil. Oh, Vinavil. A guardarla direi che mi sembra un pochino un V-Road, mi dà un po' l'idea. Ora che l'ho finita devo dire che è rifinita veramente molto bene. Serbatoio fatto benissimo, doppio scarico come piace a me, un bel 2 in 2, moto stupenda perché non ha la targa. Per 20 euro porta via quelle 2 orette che fanno passare un pochino il tempo e svagare la mente, soprattutto in queste giornate che sono molto difficili da far passare. Se mai la voleste comprare, consiglio ragazzi, non usate il Vinavil perché il motore qua si muove, come anche la ruota, vedete che è in movimento. Abbiate un'accortezza, delle maniere un pochino più docili, così subito a vista vi faccio vedere un pezzo rotto e un pezzo rotto qua. Io purtroppo non uso delle maniere molto delicate. Magari in futuro comprerò un altro modellino di questa serie perché sono veramente molto belli. Stavo rimettendo a posto e mi sono accorto che quella che nel manuale veniva chiamata cera e che io ho scambiato per il Vinavil era questa cosa qui in dotazione. Questa praticamente serviva per ingrassare la moto. Grazie di essere rimasti con me ragazzi, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!